Ciao a tutti, bentornati sul canale. Dopo il bellissimo viaggio che abbiamo fatto in Bosnia e Erzegovina, questa volta siamo decisamente più vicino a casa. Infatti per i prossimi 2 giorni esploreremo la zona dei castelli di Parma e di Piacenza. Prima di iniziare, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale. Ma ora ripartiamo dall'inizio del viaggio. Partiamo appena dopo l'alba per la nostra prima tappa del viaggio, una piccolissima chiesetta molto scenografica immersa tra i colli piacentini e le vigne. Il sacello di San Lupo con la luce del primo mattino è stupendo. Tutta la strada che abbiamo percorso per arrivare qui ci ha regalato bellissimi panorami. Non ci dispiacerebbe vedere tutte le mattine queste verdi colline invece della piattissima pianura padana. Se siete appassionati di fotografia o video, questo luogo di certo non vi deluderà. Siamo partiti per questo viaggio, la prima tappa l'abbiamo raggiunta in 40 minuti, quindi direi che siamo abbastanza vicino a casa. Adesso iniziamo a esplorare i colli piacentini. Ci spostiamo verso Rivalta, il primo dei molti castelli che vedremo in questi giorni. Dato che è molto presto, il castello non è ancora aperto, ma è comunque possibile passeggiare per il borgo che si è sviluppato intorno. È piccolo, ma molto caratteristico e pieno di verde. Giusto per informazione, per visitare gli interni bisogna prenotare la visita. Rivalta si affaccia proprio sul fiume Trebbia, che purtroppo però in questo periodo è molto secco. Dopo una veloce pausa caffè raggiungiamo Grazzano Visconti. Questo splendido borgo dall'aspetto medievale non è originario di quell'epoca, ma è stato ricostruito all'inizio del 1900 su volere di un nobile milanese. Non è la prima volta che lo visitiamo. Qualche anno fa siamo stati qui per i mercatini di Natale e ci era piaciuto tantissimo. Rimaniamo sempre affascinati dalla bellezza delle sue piazzette e vie così curate. Questo posto potrebbe essere tranquillamente il set di un film, è bellissimo. Diverse botteghe all'interno del borgo propongono merchandising legate al mondo fantasy e soprattutto di Harry Potter. È davvero un luogo magico in cui ci sentiamo come catapultati indietro nel tempo. Controllate il calendario degli eventi del borgo perché ci sono sempre tantissime attività. In un angolo della via principale noterete la statua di Aloisa, il fantasma di Grazzano Visconti, che si dice protegga gli innamorati che passano a salutarla e le regalano un sorriso. Il castello, che diversamente dal borgo risale al 1395, è visitabile e si possono acquistare biglietti online sul loro sito. Decidiamo di fermarci qui per pranzo e scegliamo la locanda del Biscione, che scopriamo solo dopo essere stato il ristorante del matrimonio dei miei genitori. Un'incredibile coincidenza. Fondamentale in queste zone provare la cucina tipica, che è buonissima. Questo è gnocco fritto con i salumi tipici piacentini, che è salame, coppa e pancetta. Il cibo qui in zona Piacenza è fantastico. Paolo ha preso i pisarei e faseux, mentre io i tortelli piacentini burro e salvia, davvero buonissimi. Dopo pranzo facciamo un ultimo giro a Grazzano e ci spostiamo poi al bellissimo castello di Gropparello, costruito su un enorme sperone di roccia nera. Prenderemo parte alla visita guidata di circa 1 ora e mezza che è possibile fare tutti i giorni alle 15:30, con un biglietto da 10 euro a persona. Abbiamo anche incontrato uno di voi durante la visita. Il castello è di proprietà privata e ancora abitato, quindi perfettamente conservato. È tutto davvero bello, dal ponte elevatoio d'ingresso alla vista in cima alla torre di difesa. Il cielo era talmente limpido che si vedeva fino a 30 km di distanza. Interessanti da vedere anche le sale interne, come quella della musica o la cantina, in cui la nostra guida ci racconta la leggenda del fantasma di Rosagna Fulgosio, murata viva nel castello dal marito nel XIII secolo. Fateci sapere se la incontrate durante la vostra visita. Per questa sera abbiamo trovato un bed and breakfast a Salsomaggiore Terme, quindi prima di cena ne approfittiamo per girare un po' il centro storico. Lo stile Liberty degli edifici è incredibile, soprattutto il Palazzo delle Terme Berzieri. I dettagli e le decorazioni della facciata lasciano a bocca aperta. Per cena abbiamo mangiato 2 piatti di pasta fresca, preparati la mattina stessa. Sara ha scelto le tagliatelle e le ortiche, mentre io ho assaggiato i tagliolini, zucchine e culatello, tipici di questa zona. Questa sera dormiremo a Salsomaggiore Terme, quindi ne abbiamo approfittato per fare un giro in centro, che tra l'altro è tutto in stile Liberty ed è molto bello. E ci siamo spostati dalla provincia di Piacenza a quella di Parma, e questo potrebbe essere un indizio sul video che uscirà tra 2 venerdì.
Facciamo ancora 2 passi in centro dopo cena e poi ci dirigiamo al bed and breakfast. Dopo una buona colazione guidiamo verso le colline parmensi per visitare il castello di Torrechiara. Circondato da un piccolissimo borgo, il castello è visitabile in autonomia pagando un biglietto di 5 euro. Noi oggi eravamo i primi visitatori. Non ce ne vogliano gli altri, ma fra tutti quelli che abbiamo visto, Torrechiara è il nostro castello preferito. Con le sue 4 torri angolari e la sua posizione in cima ad un'altura è incredibilmente suggestivo e con un fascino molto romantico. Gli affreschi all'interno delle stanze sono uno più bello dell'altro e alcuni ci hanno ricordato le ambientazioni del Signore degli Anelli. La camera d'oro, riccamente decorata con affreschi che raccontano la storia dei 2 padroni di casa originari, è un inno all'amore. La vista delle torri poi è davvero bellissima, così come il cortile centrale con il pozzo e la balconata d'archi. Capiamo come mai questo maniero è stato scelto per alcune riprese del film Lady Hawk. Dopo questa breve incursione nella provincia di Parma, torniamo in zona Piacenza, precisamente a Castell'Arquato. Siamo arrivati a Castell'Arquato, ma prima di vedere il borgo è il momento del gelato. Castell'Arquato non pensiamo abbia bisogno di presentazioni. Questo borgo medievale arroccato sulle prime alture della Val d'Arda è uno dei borghi più belli d'Italia. Ogni angolo del paese, dalla parte bassa alla piazza del municipio, merita di essere visto e fotografato. Da notare come in moltissimi mattoni usati per costruire il borgo siano presenti conchiglie fossili, che risalgono quando il mare occupava l'attuale pianura padana. Da non perdere lo scalone monumentale della Rocca Viscontea e la collegiata di Santa Maria Assunta. Con un biglietto da 5 euro è possibile salire sull'imponente torre che svetta sul borgo e permette di avere un panorama incredibile sulla valle circostante. Stamattina siamo andati al castello di Torrechiara, dove hanno fatto delle riprese di Lady Hawk, che io adoro. E adesso siamo a Castell'Arquato, dove hanno fatto delle altre riprese dello stesso film. Siamo stati anche a Rocca Calascio in Abruzzo l'anno scorso, quindi praticamente stiamo facendo il tour delle location del film. Per l'ultima tappa del nostro viaggio in questa terra di castelli, colline e vigne, ci fermiamo a Vigoleno, dove con un biglietto da 4 euro è possibile visitare liberamente il Mastio, il camminamento di Ronda e la Torre Sud. Siamo in cima alla torre del castello di Vigoleno. C'è da fare 3 rampe di scale belle strette, ne vale la pena perché la vista è stupenda. Si vede dalle colline fino a tutta la pianura. Tra l'altro Vigoleno sarà l'ultimo borgo e l'ultimo castello che vedremo in questo viaggio. La vista su Vigoleno dall'alto del Mastio è davvero bella. Anche questo piccolo centro con il suo spettacolare maniero ci è piaciuto molto. Pensavamo di conoscere questa zona, così vicina a casa nostra, invece ci ha riservato delle sorprese inaspettate. Abbiamo visto dei luoghi super suggestivi e fuori dal tempo. È una zona che merita sicuramente di essere visitata, perché come abbiamo detto in uno dei nostri primissimi video qua sul canale, ogni avventura che sia dietro casa o dall'altra parte del mondo per noi è importante e vitale. Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo vi sia piaciuto. Scriveteci nei commenti se siete mai stati in questa bella zona dell'Emilia Romagna e magari quale castello vi è piaciuto di più tra quelli che vi abbiamo fatto vedere. Vi anticipiamo che nel prossimo video esploreremo la città di Parma, quindi se volete sostenerci lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo tra 2 settimane con il video su Parma. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!